Parigi, 22 agosto 1911. Il Museo del Louvre è nel panico. Il sorriso più famoso del mondo è scomparso. La Gioconda di Leonardo da Vinci è stata appena rubata. Ovviamente la Francia è umiliata. Il mondo è sotto shock e inizia la più grande caccia all'uomo della storia dell'arte. Ma nessuno, e dico nessuno, sta cercando la persona giusta. Questo perché il criminale è un uomo qualunque, un imbianchino, e ha un piano così semplice da sembrare folle. Oggi scopriamo come l'opera più famosa del mondo è stata rubata sotto i nostri occhi, senza quasi che ce ne accorgessimo. Bentornato ad un nuovo episodio di Enigma. Oggi parliamo del furto della Gioconda, che è una storia che tutti credono di conoscere, ma che nasconde dettagli incredibili. Non è il colpo geniale che si può pensare, no, alla Ocean's 11. È la storia di un uomo invisibile, un'indagine piena di errori clamorosi e un mistero dentro a un mistero. In questo video scopriremo la tecnica incredibilmente semplice che c'è stata dietro il furto, i sospettati più insospettabili, da Picasso a chi mai vi aspettereste, e infine la vera motivazione del ladro, che non erano i soldi, e ve lo posso assicurare. Partiamo dal fatto che la mente dietro al colpo non era quella di un genio del crimine, ma era un uomo che conosceva il Louvre come le sue tasche. Vincenzo Peruggia, un imbianchino italiano che aveva lavorato lì. La sera del 20 agosto quest'uomo si nasconde in uno sgabuzzino del museo e semplicemente aspetta. Il giorno dopo, lunedì, il giorno di chiusura, indossa la sua vecchia divisa da lavoro, stacca il quadro, lo avvolge nel cappotto e si avvia serenamente verso l'uscita. La Gioconda, il tesoro più prezioso del mondo, esce dal museo sotto il braccio di un tranquillo imbianchino in tuta da lavoro. Ma non tutto va come aveva preventivato, perché qui arriva il primo imprevisto, ovvero la porta che conduce alle scale di servizio è chiusa a chiave. Peruggia si sente intrappolato, il suo piano sta per fallire miseramente, ma il destino o la fortuna inattesa gli regala un complice inatteso. Le cronache ufficiali a questo punto diventano confuse. Raccontano di un idraulico di passaggio che, sentendo bussare, apre la porta pensando sia un collega. Ma è davvero andata così? O forse è successo qualcosa di diverso in quel corridoio? Non lo sapremo mai con certezza. Una cosa però è chiara. Pochi istanti dopo, Vincenzo Peruggia era fuori dal Louvre, con la Gioconda sotto il cappotto, e la più grande caccia all'uomo della storia dell'arte stava per cominciare. Mentre Peruggia nasconde la Gioconda sotto il pavimento della sua stanza a Parigi, la polizia francese ovviamente è nel caos. Immaginate la scena, lo stato d'animo anche. L'inchiesta si trasforma in una specie di circo mediatico. La stampa di tutto il mondo si scatenò, trasformando l'inchiesta in uno spettacolo surreale. I giornali pubblicavano titoli sensazionalistici insinuando complotti e scandali, mentre la polizia seguiva piste sempre più improbabili. Sospetti volarono su artisti, intellettuali e perfino su anarchici, alimentando un clima di paranoia e confusione. Nel frattempo il vero colpevole rimaneva nell'ombra, mentre il pubblico assisteva a un teatrino di errori, equivoci e caccia alle streghe, degne di un romanzo giallo. I sospetti a quel punto ricadono su insospettabili, ovvero coloro che appartenevano all'avanguardia artistica parigina.
Il poeta Apollinaire viene arrestato e il suo amico, un giovane pittore spagnolo di nome Pablo Picasso, che diventerà abbastanza famoso in seguito, viene interrogato e terrorizzato. Capite che l'ironia è incredibile. Mentre la polizia inseguiva i rivoluzionari dell'arte, il capolavoro era nelle mani dell'uomo più tradizionale che si potesse immaginare. E per 2 anni il mondo intero cerca un tesoro inestimabile, mentre quel tesoro giace nascosto in una misera valigia sotto un letto. Ma la domanda a questo punto è perché? Cioè, perché Perugia non ha cercato di vendere la Gioconda? Qual era il suo vero piano? Questo ti sconvolgerà anche perché in genere il motivo che porta al 90% delle azioni umane è il denaro. Ma in questo caso la risposta non è nell'avidità, ma in una sorta di patriottismo ingenuo, quasi commovente. Perugia era convinto che la Gioconda fosse stata sottratta all'Italia da Napoleone e che fosse suo dovere riportarla a casa. Due anni dopo, Perugia fa un errore esiziale. Sfogliando un giornale italiano, nota un annuncio pubblicitario che cattura la sua attenzione e si tratta di un antiquario fiorentino, Alfredo Geri, che è in cerca di oggetti d'arte da acquistare per una sua mostra. A questo punto decide di tentare la vendita della Monna Lisa, che tiene nascosta in una scatola di legno con un doppio fondo celata da vestiti e stracci, e per coprirsi usa uno pseudonimo, Leonard Henry, presentandosi all'appuntamento come un pittore. Così scrive all'antiquario spiegando il suo sogno di restituire il capolavoro di Leonardo all'Italia, ovvero la terra che lo ha ispirato. Geri, perplesso, ovviamente di fronte ad una scena del genere, coinvolge il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, il comandante Poggi, e anche lui appare incredulo, però decide di provare a far incontrare il misterioso venditore, tentando di convincerlo a portare il quadro in Italia. Geri dunque concorda l'incontro a Milano con l'ipotetico venditore, che gli permetterà di visionare il dipinto prima di procedere all'acquisto e quindi determinarne anche l'autenticità. Il giorno stabilito, Geri accoglie un giovane dall'aspetto comune che si presenta appunto come Leonard Henry. È un giovane vestito in modo semplice ma ordinato e Geri nota un dettaglio distintivo, un labbro prominente con piccoli baffi neri. Insieme preparano lo svelamento del dipinto e l'emozione, potete immaginare, è alle stelle, no? Quando il quadro emerge dal fondo della scatola. Il sigillo del Louvre conferma la sua autenticità, togliendo ogni dubbio. A questo punto tutta l'Italia trattiene il respiro. Dopo un'attesa carica di tensione, Poggi e Geri riescono a convincere Perugia ad affidare loro il quadro, con la promessa di una cifra simbolica a fronte ovviamente di una conferma ufficiale dell'autenticità da parte delle autorità artistiche di Roma. Il giorno seguente il direttore Corrado Ricci conferma ufficialmente che il dipinto è originale, è la Gioconda, e la polizia arriva per arrestare Perugia, che non oppone resistenza ma si mostra sorpreso nel vedere come un gesto che per lui era patriottico venga considerato un reato. Alla fine Vincenzo Perugia scontò solo pochi mesi di prigione, ma il suo gesto, per quanto maldestro, cambiò tante cose. Trasformò la Gioconda da un capolavoro a un'icona pop globale, rendendola una vera celebrità, se mai ce ne fosse bisogno. Ed ecco che Il furto del secolo non fu un'opera di un genio del crimine, ma di un uomo invisibile che per un attimo riuscì ad ingannare il mondo intero. Ed è una storia che ci insegna che spesso le trame più incredibili non nascono da grandi piani, ma da idee semplici e ostinate.
Diciamo che c'è una impronta di fascino in questi misteri, un po' alla Codice da Vinci, ed è per questo che io credo che se questo video ti ha appassionato possa interessarti. Te lo metto qui in una scheda, l'enigma dei 5 conclavi più oscuri della storia della Chiesa. Io ti ringrazio per aver visto questo video, se ti va condividilo e fammi sapere soprattutto cosa ne pensi. Io ti aspetto qui per un prossimo video, ma soprattutto per un prossimo enigma.